Salve a tutti, in questo video vi spiegherò come costruire la montagna per il vostro presepe. Vi consiglio quindi di procurarvi prima delle scatole di cartone di varie misure. Per incollare le scatole userò la colla a caldo che si applica con questa speciale pistola che costa intorno ai 10 massimo 15 euro. Una volta inserita la spina nella corrente dobbiamo solo attendere che si scaldi bene prima di poterla utilizzare. Come potete notare già ho posizionato una scatola partendo dalla destra del vostro schermo e poi ne incollerò altre sempre più basse andando verso sinistra. Dietro a queste, se vedete, ho fatto dei fori in modo che sarò più agevolato dopo a fine lavoro quando dovrò installare le luci. Dovete sapere che la colla a caldo è ottima per questo tipo di lavoro perché una volta applicata l'incollaggio avviene quasi in modo istantaneo. Tutte le scatole, come vedete, le sto incollando su una base fatta con foglio di polistirene. Ovviamente voi potete incollarle anche su un piano di compensato o multistrato. Come già vi ho detto, man mano che procedo verso sinistra con le scatole, le metto sempre più basse e più strette. Questa piccola scatola servirà per nascondere il serbatoio dell'acqua del fiume che ho creato precedentemente. Applico un po' di prodotto impermeabilizzante per proteggerlo dall'acqua. La struttura portante della montagna, come vedete, è quasi terminata ed è fatta solo di scatole, mentre invece la base di questa montagna l'ho fatta con un pannello di polistirene. Carissimi amici, vi consiglio fortemente di guardare il mio tutorial su come creare un fiume. Lo troverete alla fine di questo video. Nel tutorial vi spiegherò anche dettagliatamente come ho costruito questa base di polistirene sulla quale sto costruendo la montagna. Continuo con la costruzione. Allora, questa è la parte della montagna dalla quale dovrà scendere il fiume. Questo sarebbe invece il letto del fiume. Con del cartone che ammacco con le mani, adesso creo la roccia della montagna. In questo momento sto tracciando il corso che deve fare il fiume e proprio su questo quindi dovrò costruire il letto del fiume. Chiedo scusa se mi ripeto, ma tutte le informazioni relative a come costruire questo fiume le troverete nel tutorial che vi ho messo alla fine di questo video. In questo punto adesso installo il mulino ad acqua. Anche il tutorial su questo argomento lo troverete alla fine di questo video. Anche intorno al mulino incollo del cartone ammaccato per creare la roccia. Se volete potete utilizzare anche qualche pezzo di sughero quando costruirete la vostra montagna. Per abbellire il paesaggio della montagna adesso installo anche questa casetta, il cui tutorial lo troverete sempre alla fine. In questo punto deve sgorgare l'acqua della sorgente che alimenterà il fiume.
Quindi installo allora il tubicino della mandata della pompa dell'acqua. Anche in questo punto applico un po' di prodotto impermeabilizzante che servirà per proteggere il cartone. Continuo nel creare altra roccia incollando sempre altro cartone ammaccato. Quando alla fine completerò il lavoro, vedrete che tutto quello che sto applicando sembrerà vera roccia. In questo punto adesso sto creando una piccola grotta. In quest'altro punto invece sto creando il forno a legna. Con il solito pannello isolante da 3 mm ho creato questo grosso portone. Da questo pezzo che ho rimosso dal pannello adesso ricavo anche le due ante. Bene, ora posso installare anche la fontanina. Ed anche intorno a questa creo un po' di roccia. In questo punto adesso creo un piccolo balcone. Da questo piccolo rettangolo ricavato da un foglio isolante di 3 mm di spessore, adesso ritaglio l'anta del balcone. I vetri invece li ritaglio da questo pezzo di plastica trasparente. Completo la porta del balcone aggiungendo altri dettagli. Adesso per completare il balcone manca solo la ringhiera che costruirò utilizzando questi stuzzicadenti. Installo quest'altra piccola casetta. Quest'altro invece è il ponte su fiume. Continuo a creare altra roccia utilizzando sempre del cartone che ho ammaccato stesso con le mie mani. Da questo scatolo delle uova adesso ricavo anche la roccia da incollare a terra.
Con questo silicone acrilico adesso vado a chiudere tutte le fessure. Dunque utilizzo questo tipo di silicone perché è perfettamente verniciabile. Una cartuccia costa intorno ai 3 euro. In questo barattolo c'è un adesivo che viene utilizzato comunemente per incollare il polistirene. Ne prendo un po' e lo diluisco come se fosse una pittura, mischiando una parte di prodotto e 2 parti di acqua. Questo adesivo dobbiamo passarlo anche su tutte le altre parti del presepe che sono fatte di cartone. Questo per rendere, come già vi ho detto, questo cartone molto più rigido e soprattutto per renderlo molto più verniciabile. Un barattolo costa circa 10 euro e lo potete acquistare presso un negozio di colori e parati. Una volta applicato quindi questo adesivo, vedrete che tutto il cartone e il polistirene utilizzato rimarrà ben fermo al suo posto per sempre. Finito, vi consiglio di fare almeno 2 passate di questo prodotto. A questo punto, una volta che si sarà asciugato l'adesivo bianco, posso applicare il prodotto impermeabilizzante sull'intero letto del fiume. Comunque, come già vi ho detto, tutte le informazioni relative a come costruire questo fiume le troverete nel tutorial che vi ho messo alla fine di questo video. Ora diluisco altro adesivo nello stesso modo di come l'ho fatto prima, però questa volta aggiungo anche un po' di malta premiscelata, eccola. Se non ce l'avete, potete utilizzare anche un po' di sabbia. Questo composto ora lo vado ad applicare sul cartone per farlo sembrare molto più ruvido, come se fosse veramente vera roccia. Per conferire al cartone un aspetto molto ruvido, come vedete questa volta il prodotto non lo applico pennellando, ma se ci fate caso con il pennello sto tamponando. In questo modo si crea un effetto roccioso molto più evidente e naturale. Per colorare userò questi colori acrilici. In descrizione di questo video vi ho messo tutti i link dei materiali che ho utilizzato per realizzare questo progetto. Per acquistarli dovete solo cliccarci sopra. Ok, incomincio con il marrone scuro e lo faccio molto diluito perché deve poter penetrare bene sulla roccia. Ora prendo lo stesso marrone e lo faccio più chiaro aggiungendo un po' di acrilico bianco. Il colore ottenuto servirà per schiarire un po' la roccia. A
A questo punto, se avete un pennello come questo, vi consiglio di tagliare l'estremità delle setole in modo da farle tutte pari. Faccio questo perché ora che vado ad applicare il nuovo colore devo solo schiarire la parte superficiale della montagna senza coprire invece il colore scuro che si trova nelle crepe. Aggiungo un po' di acqua per diluirlo un poco. Mi raccomando, questa volta non dobbiamo diluire molto perché non deve penetrare dappertutto come abbiamo fatto con il marrone che ho passato prima. Infatti, tamponando con il pennello riusciamo a colorare solo la parte superficiale senza coprire quindi il marrone scuro che si trova nelle asperità e nelle rugosità della roccia. Quest'altro invece è un marrone più chiaro che già ho comprato di questa tonalità e che quindi non ho creato io. Questa volta però non dobbiamo per niente diluirlo e dopo aver intinto leggermente il pennello andremo ancora a tamponare sulla roccia facendo attenzione a non coprire completamente i due colori che abbiamo passato precedentemente. Infatti guardate, intingo leggermente il pennello, poi vado a scaricare la pittura in eccesso dalle setole di questo pennello sul piatto e infine vado a tamponare sulla roccia, avendo cura, come già vi ho detto, di non coprire completamente i due colori che ho passato precedentemente. Adesso rimuovo le ante del portone per iniziare a pitturare anche questa parete. Per questo scopo userò questo acrilico celeste e lo faccio molto diluito. Questo celeste l'ho fatto molto diluito perché desidero che si veda un poco il bianco che c'è sotto. Con questo marrone scuro molto diluito adesso vado a pitturare le ante del portone. Appena si sarà asciugato il colore, per invecchiarlo un po' intingo il pennello nell'acrilico bianco. Poi rimuovo la pittura in eccesso dalle setole tamponando il pennello su un pezzo di carta come vi sto mostrando adesso. Ed infine, con questo pennello quasi privo di colore, vado a strofinarlo un po' dappertutto. Mi raccomando, in questa fase il pennello deve essere solo leggermente sporco di bianco. Ok, terminato, adesso posso anche rimontarle queste ante. Anche la ringhiera del balcone la posso installare. Ora costruisco la capanna dove nascerà il Gesù bambino. Quello che farò è molto intuitivo, quindi posso anche evitare di commentare quello che faccio. Comunque la copertura di questa capanna la faccio utilizzando questo foglio di sughero. Allora, adesso sulla montagna installerò degli alberelli che ho ricavato da alcuni arbusti secchi. Anche vicino al ponte ci sta bene mettere un albero. Per creare le foglie su questi arbusti applico prima un po' di colla vinilica sui rami e poi ci appoggio sopra un po' di muschio nordico lichene. Una busta di questo muschio costa intorno ai 5 euro. Guardate che bello, vedere tutto questo verde sembra tutto molto più naturale. Per creare l'erba adesso incollo un po' di muschio anche a terra. Ok ragazzi,
Credo di aver completato, ora metto un po' di questa ghiaia a terra. Un sacchetto come questo da 1 chilogrammo costa intorno ai 2, massimo 3 euro. Come già vi ho detto, tutto quello che ho utilizzato in questo video vi ho messo i link in descrizione. Dunque, se volete anche voi replicare il progetto, per acquistarli non dovete fare altro che cliccarci sopra. Inoltre ricordatevi che alla fine di questo video troverete i tutorial di come ho realizzato il fiume, il ponte, la fontanina e il mulino ad acqua. Vi consiglio fortemente di guardarli perché ci sono tanti consigli utili per voi. Allora ragazzi, guardate, con un po' di polistirene, un po' di cartone e qualche colore acrilico abbiamo realizzato qualcosa di abbastanza carino. Ovviamente questo è solo un lavoretto semplice che tutti possono fare, non è nelle mie intenzioni confrontarmi con i grandi professionisti che fanno questo per mestiere qua nella città di Napoli. Anche di notte è molto bello guardare quello che abbiamo fatto. Vorrei farvi notare il tipo di illuminazione che ho utilizzato, infatti è stata fatta con dei speciali LED che emettono una luce con certo tremolio, che hanno insomma un po' di sfarfallio. Non so se sono stato chiaro, ma come vedete la luce emessa da questi LED non è fissa, ma lampeggia quasi in modo impercettibile, tale da simulare l'illuminazione di un tempo che era fatta proprio con le lampade ad olio oppure con le candele accese. Ovviamente alla fine di questo video troverete anche il tutorial di come installare le luci a LED sul vostro presepe. Vi consiglio fortemente di guardarlo perché è fatto davvero bene. Bene signori, spero di esservi stato di aiuto con questo mio video. Mettete un mi piace se potete e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi progetti. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e soprattutto vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!